Naviganti del hobby, ben ritrovati sul canale. Oggi vi devo far vedere un gioco nuovo di zecca, è Altar of the Dead Gods o ADG. È un gioco edito dalla P-Work, quindi è un gioco completamente italiano che poi è stato anche già tradotto in inglese, quindi di casa nostra, un gioco di schermaglia. Va bene, ve lo dico, fantasy, grimdark, Lovecraftiano, quindi a basi veramente interessantissime, gioco di miniature, tra le altre, senza le miniature, ve lo spiego dopo la sigla. Altar of the Dead Gods è un gioco di miniature senza le miniature. Perché? Perché i ragazzi di P-Work hanno avuto un'idea in realtà eccezionale: lasciare libero spazio ai giocatori di arrangiarsi con le miniature che desiderano di più e quindi poter fare la propria banda. Immaginate una specie di Mordheim o Warcry, dove voi però vi scegliete la vostra banda e ve la fate completamente. Quindi per un modellista è una pacchia, perché potete o stamparveli in 3D e modificarli, stamparli e basta, oppure prendere le miniature preferite e dare una vita nuova a queste miniature. Tra le altre, in questo caso appunto, potete modificare come volete in base a quello che dice il, diciamo, regolamento. Allora, la premessa degli autori è questa e ve la leggo perché è eccezionale. Per il Signor Oscuro, un altro gioco di schermaglie? Perché mai? Perché è divertente. Altar of the Gods è un wargame fantasy Lovecraftiano nato da una serie di incubi insostenibili avuti dopo una stana pizza ai funghi, ed ecco qui dunque un gioco di schermaglie per 2 giocatori, veloce e sanguinoso, che vi aiuterà a saziare le vostre sete di conoscenze arcane e proibite. In poche parole, i ragazzi avevano voglia di un gioco proprio che fosse semplice, veloce e alternativo a quelli che già ci sono. P-Work, come sapete, ha già un'esperienza incredibile in quanto a scenari, e questo ha levato le miniature dando la possibilità ai giocatori di poter spaziare come vogliono con le proprie, e si è occupata di quello che sa fare meglio: creare un'ambientazione con uno scenario che con pochissimi soldi, perché ovviamente il budget è veramente limitato. Fate conto che il regolamento, e basta questo per giocare in realtà, per iniziare, costa 19 euro e qualcosa sul sito, quindi immaginate un po'. La grafica è incredibile, sono veramente stati bravissimi, hanno veramente un design degno di loro, perché già con i tappeti ci avevano abituati e viziati, insomma, no? E devo dire la verità, qui assolutamente vanno avanti per quella strada. Serve per giocare dadi, miniature, carte, plancia, segnalini, e quindi poi si va sulla banda di guerrieri. Sul discorso dei dadi, sono dadi a 6 facce, quindi niente di difficile da raggiungere e avere. Per le miniature, ve lo leggo: ti occorreranno alcune miniature per rappresentare la tua banda di guerrieri. Altar of the Dead Gods è un gioco di miniature agnostico, ovvero ti permette di usare qualsiasi miniatura desideri, da quelle che già possiedi a quelle stampate in 3D, a quelle prodotte dalle grandi o arcinote compagnie, quindi ovviamente Games Workshop, eccetera eccetera. L'intento è quello di permetterti di realizzare una banda fin da subito, dandole una connotazione originale, quindi scatena la tua immaginazione e crea la banda che hai sempre desiderato in massima libertà. Carte, e questo ve le faccio vedere, plancia che ora vi faccio vedere, eccezionale perché ovviamente l'hanno fatta nel loro magico neoprene e quindi è veramente bella, e segnalini che ovviamente hanno fatto loro sempre in MDF come gli scenari, quindi montabili, pochi soldi, veramente belli, e alla fine viene un risultato eccezionale. Dopodiché si va praticamente a capire come funziona e quindi come si leggono praticamente le mappe, i capitoli. Quindi ogni capitolo ovviamente ha un argomento, in questo caso praticamente spiega come funzionano le carte, che poi vedremo, statistiche, segnalini, e quindi in poche parole, in pochissime pagine voi avete già la padronanza del gioco. Dopodiché imparate appunto come muovere, vi fa vedere tutte quante le
figure ed è semplicissimo. Lo giocherò qui per voi, quindi vi farò vedere sulla plancia come realizzare la plancia, faremo dei tutorial anche per, diciamo, l'MDF per realizzare una plancia bellissima, e dopodiché appunto vi farò vedere come funziona il gioco nelle prossime puntate, in modo tale che darò seguito, insomma, perché è veramente interessante, soprattutto perché sapete che con P-Work ho un amore viscerale, adoro fin dall'inizio quello che fanno, e sinceramente mi sento molto in linea con la loro idea grafica, con la loro idea di azienda stessa, quindi mi piace veramente tanto come lavorano i ragazzi, e quindi ho assolutamente intenzione di sostenere il gioco, in quanto in poco hanno veramente fatto qualcosa di divertente che permette a tutti di giocare, perché finalmente lo scopo è tornare al divertimento e al gioco, e non a vendere materiale su materiale piuttosto che miniature su miniature che non finiscono più, no? Nulla contro, perché è bello collezionare miniature, è bello collezionare nuovi giochi, nuovi materiali, però effettivamente uno dice anche: vorrei giocare una sera con i miei amici, magari un gioco un po' più semplice, e al posto di HeroQuest non ho altro che tipo Warcry, però Warcry non è che sia semplicissimo, e quindi diciamo che questo è un'alternativa veramente veloce, rapida e molto carina. La cosa molto bella è che è ambientato in un fantasy medievale grimdark, quindi ovviamente io ci andrò a nozze con le miniature e soprattutto con i tutorial di pittura, e poi ovviamente l'altra cosa è che è a, diciamo, sfondo Lovecraftiano, e questo significa che c'è un, diciamo, tutto un discorso sulle divinità come un po' Cthulhu, no? E quindi vedremo un pochino poi come funziona. Ci sono delle fazioni, in questo caso non ve le volevo far perdere perché altrimenti non le vedete. Le bande sono queste: ci sono i vampiri, e quindi praticamente da capire come funzionano e che miniature utilizzare, ma le idee possono essere veramente tantissime in questo caso. Fazione dei cacciatori, anche qui sui cacciatori di streghe ci sono veramente delle bellissime miniature sia da parte di GW che in 3D. Dopodiché abbiamo le streghe del sangue, e quindi qui stregacce a non finire. Pellegrini della chiesa, in questo caso tipo templari, cose di questo genere, paladini, eccetera eccetera, e fazione dei cultisti, che sono praticamente quelli che appunto sono più vicini, come vedete, anche dei simboli alle divinità stile Cthulhu. E per finire, molto vicino a quello che piace a me qui a Venezia, il valzer decadente, cioè una fazione di gente che va in giro mascherata e che ama danzare, perché tanto alla fine del mondo cosa c'è di meglio che danzare piuttosto che stare lì a farsela sotto perché sta finendo il pianeta. Questa è la loro, diciamo, la base della loro, che leggevo l'altro giorno, il loro motto. Poi ci sono le missioni, e qui ti fanno vedere uno schieramento delle missioni e come ovviamente mettere il materiale iniziale, diciamo, per poter allestire, diciamo, la plancia di gioco. E questo è praticamente il libretto. Quindi scegli la tua fazione, crea la tua squadra ed esplora il tempio sepolto in cerca di potere e reliquie, quindi è ambientato in un tempio. Altar of the Gods è appunto un gioco di schermaglie, vi sto leggendo, no? Tra fazioni tra due giocatori, di ambientazione grimdark Lovecraftiana. Questo manuale include le regole di gioco, 5 differenti scenari, le informazioni di ambientazione e 6 diverse fazioni giocabili, che appunto sono i vampiri, cacciatori, streghe del sangue, pellegrini della chiesa, cultisti e valzer decadente. Ora vi faccio vedere un pochino il resto, ed eccolo qua. Allora, abbiamo le carte, che sono due tipi, eccoli qua, Primus e Secundus, e all'interno voi trovate, io ovviamente me le sono fatte mandare gentilmente da P-Work, che ringrazio ancora tantissimo, in italiano. Guardate il packaging com'è, io adesso le ho già levate, ma ho voluto rimettere tutto com'era per farvelo vedere, per farvi vedere la cura che hanno nel fare praticamente il packaging, e vi faccio vedere un pochino le carte. Ovviamente Primus e Secundus sono praticamente la stessa cosa, solo che abbiamo un tot di carte di qua e un tot di là per quanto riguarda le bande. Tiratore scelto, per esempio, e quindi dietro avete questo tipo di, come vedete, grafica, e qui davanti, se vedete, ci sono i cacciatori, ok? Quindi praticamente io vado avanti e vedete che il colore vi fa riconoscere il tipo di carta che utilizzate, e qui avete praticamente
varie bande, ok? Dopodiché ci sono le abilità, le magie, eccetera, eccetera. Le carte quindi sono divise in due deck. In un deck avete 3 bande, in un altro deck avete le altre 3 bande, quindi molto semplice da capire e anche qui molto immediato, perché avete praticamente nelle carte tutto quello che vi serve per giocare e ricordarvi, diciamo, le vostre miniature, che tipo di talenti hanno, che tipo di abilità hanno, quindi non occorre aprire il libretto, ok? E queste sono le carte. Poi abbiamo i segnalini, i battle token li chiamano giustamente, che sono praticamente, come vedete, fatti in MDF, ovvero li montate, basta un po' di Vinavil e dopodiché, se volete, li potete colorare. All'interno del deck voi trovate infatti il foglietto di MDF, è sufficiente rimuovere i pezzettini e montare a seconda di quello che vi serve nel gioco. È semplicissimo, costa poco perché l'MDF è veramente abbastanza economico e, devo dire la verità, alla fine ha un impatto veramente notevole sul gioco, perché si può dipingere. Ecco qui per esempio un esempio di appunto scenario dipinto. Lo scenario è, come da tradizione P-Work, un appunto insieme di fogli di MDF, e voi avete praticamente la possibilità o di giocarlo così com'è, che tra le altre l'MDF è molto affascinante come colore e anche come odore, però ovviamente la parte bella secondo me è renderlo vicino alla colorazione del tabellone, che ora vi faccio vedere per ultimo. Dentro avete praticamente 8 grandi muri, 6 piccoli muri, poi avete dei crumble pillars, quindi dei pilastri rovinati, un altare, 2 per shrines e 6 relic tokens, e quindi i relic tokens che sono appunto quelli che vi servono poi all'interno del gioco. Semplicissimo, come sempre nel loro caso, facile da montare, si usa praticamente la PVA, quindi la Vinavil, usate un primer, dopodiché lo dipingete con gli acrilici e iniziate a giocare. Adesso vi faccio vedere per ultimo la qualità del, come sempre, del tabellone, neoprene, molto 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 pregiato perché è spessissimo e la qualità è questa. Quindi come vedete, come sempre P-Work insomma ci tiene tantissimo al tappeto. È una plancia, fate conto, è completamente aperta, è più grande di quella di HeroQuest, ma siamo più o meno su quelle misure, e vi permette appunto di mettere con questi scenari e allestire completamente con quello che avete qui, che vedete qui davanti, tutto il gioco. Adesso mancano solo le miniature, che potete ovviamente stampare, potete utilizzare quelle che ci sono già fatte dalle altre case, potete modificare quelle che magari avevate nel cassetto da tanto tempo inutilizzate, ve le potete riutilizzare qui, e fate conto che ve ne servono 7, massimo 10, quindi insomma sono veramente bande stile Warcry. Tra le altre, nel caso di Warcry ci sono probabilmente già là delle miniature che potrebbero essere molto interessanti. Allora, vi faccio un recap veloce, perché tanto poi questo gioco lo riprenderemo molte volte, e questa è solo una presentazione rapida che vi ho fatto vedere del kit iniziale per poter iniziare a giocare. A tra poco. Allora, quando i ragazzi di P-Work mi dicono «Fra, vuoi che ti coinvolgiamo su questo progetto? Abbiamo una cosa nuova», io ho sempre un po' la bavetta che scende, perché lo sapete, gioco un po' in casa con loro perché faccio veramente il tifo. È l'azienda che secondo me attualmente in Italia è più vicina a qualità e mentalità a quelle anglosassoni, e che riesce a dare veramente una qualità a livello mondiale. Questo gioco non fa alcuna differenza o non ha niente da chiedere agli altri, perché effettivamente ha delle dinamiche rapidissime, facilissime, e vi danno una serata estemporanea veloce, oppure potete fare delle campagne, inventarvi voi il gioco, quindi è molto aperta allo sviluppo, e sicuramente anche loro faranno espansioni e svilupperanno. Chiaramente quello che dobbiamo vedere è quanto questo gioco riuscirà ad avere un seguito, ma secondo me veramente ha delle qualità che permettono di poterlo sviluppare negli anni e farlo diventare veramente un gioco interessantissimo, per cui un giorno potrebbero esserci persino i tornei fatti nei tavoli famosi di Milano War Games, per esempio, dove P-Work la fa sempre ovviamente da
maestro, diciamo, perché hanno lo stand più grande di tutti e spesso lo organizzano anche. Quindi diciamo che vi dà un'alternativa a quello che fino a ieri erano Mordheim e Warcry, cioè il gioco di schermaglia GV vecchio, il gioco di GV nuovo, e c'era poco altro che permettesse a livello medievale, grimdark, di andare a scavare a fondo. Mi piace moltissimo questa idea che sia un gioco di miniature senza le miniature, perché apparentemente dici ma cos'è, un autogol? È il contrario, esatto. Loro si occupano non di miniature ma di scenari e tappeti e hanno fatto esattamente quello, quindi veramente chapeau, perché hanno dedicato il loro focus a quello, cioè a quello che sanno fare meglio, e dopodiché hanno detto tu sai fare le miniature, fatele. Questo è il discorso in poche parole, e moltissimi di noi hanno idee di bande da fare piuttosto che appunto, come dicevo prima durante la presentazione, magari una miniatura nel cassetto che non vedevate l'ora di tirare fuori ma non trovate l'occasione. Questa potrebbe essere l'occasione giusta. Massimo 7-10 miniature, è un gioco che è facile da preparare, faremo dei tutorial su come si gioca, faremo dei tutorial anche su come si dipinge, e quindi ci vediamo nelle prossime puntate dove con Altar of the Gods vedremo questo giocone di schermaglia tutto italiano e edito da Piwork. Ciao ragazzi!